Quanti di voi in casa hanno un vecchio avvitatore, oramai non più funzionante, oppure, come nel mio caso, senza batterie? Ho cercato un po' in rete per vedere se trovavo delle batterie sostitutive e ho visto che costavano quasi quanto un avvitatore nuovo. Allora ho deciso di provare a trasformarlo in qualcos'altro. Dato che mi piace restaurare vecchie cose e molte volte hanno dei piccoli componenti in ferro difficili da ripulire dalla ruggine, ho deciso di trasformare questo avvitatore in un buratto. In molti video su YouTube capita di vedere degli avvitatori adattati tramite un vasetto come questo a dei piccoli buratto. Quindi adesso io proverò a trasformare questo avvitatore in un buratto fisso, così che quando in futuro andrò a restaurare qualche piccolo oggetto, tutti i componenti in ferro potrò sfruttare lui per ripulirli. La prima cosa che ho fatto è stata andare a vedere se il vecchio caricabatterie dell'avvitatore funzionasse ancora, ma ahimè non dava segni di vita. E dato che se devo comprare un alimentatore nuovo sarei andato a comprare delle batterie e comunque io non ci voglio spendere soldi, ho deciso di utilizzare quello che già avevo. Adatterò al mio uso questo alimentatore delle luci LED. Ancora non so se funzionerà e come funzionerà, perché questo alimentatore è da 12 volt, mentre l'avvitatore monta batterie da 14,4 volt. Però noi adesso proviamo. Ti mostro velocemente come imposterò il tutto. Per prima cosa ho preparato due pezzi in legno che comporranno la base del buratto, in modo tale che stia in piedi senza che debba agganciarlo a qualcosa. Una normalissima tavoletta in legno e un pezzo tagliato su misura che andrà ad inserirsi qua dentro. I pezzi saranno uniti in modo da ottenere questo risultato. La parte elettrica sarà composta da connessioni molto semplici. L'avvitatore al suo interno ha due linguette relative al polo negativo e positivo. Ho già preparato questi due cavi che andrò ad inserire dentro l'impugnatura. Uno relativo al polo negativo andrà a collegarsi direttamente al relativo cavo dell'alimentazione, mentre gli altri due poli li ho crimpati con l'apposita pinza perché andrò ad inserire un interruttore. Dato che si tratta di un progetto di recupero, anche i materiali che sto andando ad utilizzare sono di recupero. Come puoi vedere ho montato il tutto e ho anche fatto delle prove per vedere cosa migliorare e cosa devo cambiare. Ti spiego brevemente quello che ho fatto. Ho bloccato il grilletto in modo tale che rimanga sempre premuto e posizionato la frizione con la marcia in avanti. L'avvitatore è posizionato sulla funzione trapano con la marcia 2 in modo tale da avere subito il massimo della potenza. Ho preferito non inserire una funzione con le frizioni per evitare perdite di potenza. Una cosa che dovrò migliorare sarà questo problema qui, perché l'avvitatore non è fisso, quindi in questi punti magari andrò a forare la plastica e a bloccarla sulla basetta, in modo tale anche che quando gira non si muova e non si stacchino i due cavi che sono collegati all'interno. Ho inserito un interruttore per non dover intervenire ogni volta sul grilletto che ho bloccato e quando io vado a collegare la corrente mi basterà premere l'interruttore e l'avvitatore partirà. Purtroppo non ha una partenza spedita perché l'alimentatore non è da 14,4 volt ma da 12. Ho fatto anche delle prove per vedere se questa misura di vasetto va bene, però l'avvitatore vibra troppo perché ancora non è molto stabile e forse dovrò dargli una basetta un po' più grande di questa. E in più questo vasetto ha un coperchio non molto resistente. Ho inserito delle rondelle all'interno ma molto probabilmente devo inserirne alcune più grandi. Poi volendo il buratto è già utilizzabile. Per questo video è tutto, io adesso vedo cosa posso migliorare di questo progetto e magari lo vedremo in un prossimo video. Io ora ti saluto, ti ricordo di iscriverti al canale e spuntare la campanellina
E se hai un qualsiasi consiglio su questo progetto, scrivimelo nei commenti. Ciao!